Ciao a tutti e bentornati oppure benvenuti sul mio canale. Oggi rispondo alle vostre domande sulle preposizioni di luogo in italiano. Sono tutte domande che mi avete lasciato nella sezione dei commenti di questo video qui. Per seguire meglio questa sessione di domande e di risposte, io vi consiglio di guardare prima questa lezione. Ci sono tante domande, quindi mettiamoci subito al lavoro. Domanda numero 1. Quale preposizione si usa nel caso di una provincia italiana? Per esempio, si dice a Verona o in Verona? Cominciamo per eliminazione. In Verona non è corretto, perché Verona è una città. Quindi, come abbiamo visto nella lezione precedente, dobbiamo usare la preposizione a Verona. Verona è anche una provincia, come dice giustamente Dan nel commento. Però non possiamo dire a Verona, perché se diciamo a Verona è la città. Quando dobbiamo indicare una provincia, usiamo un'espressione più lunga che è in provincia di. Quindi in questo caso diremmo in provincia di Verona e non c'è un'abbreviazione per questa espressione. È sempre in provincia di. Domanda successiva. Michael chiede, si dice vado alla Spezia o vado alla Spezia? In questo caso l'articolo la non è un semplice articolo, ma fa parte del nome della città. Quindi il nome della città in Liguria è La Spezia, non solamente Spezia. Quindi dobbiamo dire vado a La Spezia. La stessa cosa succede con il nome del capoluogo di regione dell'Abruzzo, L'Aquila. E anche in questo caso diciamo vado a L'Aquila. Quindi qui non fatevi confondere dalla presenza di questo articolo, perché in realtà fa parte del nome. Domanda successiva. Come si usa il verbo partire? Si usa sempre con le preposizioni da e per esempio, domani partirò dalla Polonia per l'Italia e domani partirò da Varsavia per Roma. I tuoi esempi sono corretti. Sì, il verbo partire si usa con le preposizioni da e per. Partire da un posto per un altro posto. Poi, domanda successiva. Se precisiamo il contesto geografico oppure storico di un paese di cui parliamo, è necessario l'articolo determinativo? Diciamo nella Polonia dell'Ottocento o in Polonia dell'Ottocento? Nella Francia meridionale o in Francia meridionale? In questo caso, quando vogliamo determinare, quindi se precisiamo il contesto geografico e storico, quindi dobbiamo aggiungere l'articolo determinativo. Quindi diremmo nella Polonia dell'Ottocento, nella Francia meridionale, perché appunto gli articoli determinativi hanno la funzione di determinare. Stiamo aggiungendo delle informazioni in più proprio per determinare ancora meglio di che cosa vogliamo parlare. Poi, domanda successiva. Vivo a Honolulu. Vivo in Hawaii oppure vivo nelle isole hawaiane? Allora, vivo a Honolulu, alle Hawaii. Vivo alle Hawaii. Man mano che acquisirete più dimestichezza con queste preposizioni, vi accorgerete che molte di queste cose, soprattutto per quanto riguarda le isole, sono degli usi di abitudine, va bene? Quindi qual è la cosa più importante? Sì, studiare le regole, esporsi alla lingua parlata. Poi, domanda successiva.
Va bene dire vado in Malta per riferirsi al paese? No, diciamo a Malta. Vado a Malta. Poi, domanda successiva. Usiamo a anche per i paesini, vero? È vero, perché i paesini, cioè i piccoli paesi come i borghi, per esempio, e le cittadine, quindi le piccole città, sono una sorta di sottocategoria delle città e quindi usiamo sempre la preposizione a. Poi, domanda successiva. Recentemente ho letto una discussione su Reddit sull'uso di sono di. Qualcuno ha scritto che sono di non si usa con i paesi, ma solo con le città. Quindi è sbagliato dire sono degli Stati Uniti. Si dice invece vengo dagli Stati Uniti. È vero? Inoltre, è corretto dire sia sono di Milano che vengo da Milano? Non ho mai sentito parlare di una regola rigida per l'uso di sono di vengo da, tranne l'uso delle preposizioni corrette. Non c'è una regola scritta che vieta di dire sono degli Stati Uniti. Però nell'uso suona un po' strano, devo essere onesta. Si preferisce dire vengo da un paese. Vengo dalla Francia, vengo dagli Stati Uniti, oppure direttamente sono più l'aggettivo di nazionalità. Sono americano, sono francese, sono giapponese, eccetera. Quindi usiamo sono di con i nomi di città. Quindi non è una regola, però è una consuetudine linguistica. E questo per quanto riguarda i nomi di paesi. Per quanto riguarda i nomi di città, possiamo dire tranquillamente sia sono di Milano, sia vengo da Milano. Con i nomi di città non c'è alcuna differenza. Domanda successiva. E cosa succede con Cuba? Con Cuba succede che usiamo la preposizione a. A Cuba. Vado a Cuba, sono a Cuba. Poi domanda successiva. Lo stato di New York verrebbe indicato come in New York? Qui è lo stesso ragionamento che abbiamo fatto prima per quanto riguarda le province. Diciamo in provincia di, usando tutta la struttura. Perché spesso il nome della provincia corrisponde al nome della città. Quindi prima abbiamo detto Verona, Verona fa anche provincia, stessa cosa con Milano, Roma, eccetera, tutte le grandi città fanno anche provincia. Quindi se dico a Roma intendo la città, se dico in provincia di Roma intendo la provincia. Quindi dobbiamo dire la frase completa. Anche qui è la stessa cosa perché New York è sia la città sia lo stato. Quindi se io dico a New York intendo la città. Per dire lo stato spontaneamente diremmo nello stato di New York, usando tutta la frase, proprio per evitare fraintendimenti. Poi domanda successiva. Quali preposizioni dovrei usare per i viaggi interplanetari? Dovrei dire vado in Marte, vado a Giove, eccetera. Allora, per i viaggi interplanetari usiamo la preposizione su, quindi completamente diversa. Vado su Marte, vado su Giove, sulla Luna. Anche con il verbo essere, sono su Marte, sono sulla Luna, sono su Giove, eccetera. Quindi su un pianeta. E a proposito di pianeti, mi viene in mente un'altra domanda che mi ero segnata, che mi chiedeva della differenza tra le preposizioni su e per con la parola terra. Stavo studiando sul tuo libro e ho letto la frase Barbara trova una moneta per terra e non capisco perché si usa per invece di sulla. Spero che questa domanda abbia senso.
Non possiamo dire sulla terra, non posso dire ho trovato una moneta sulla terra, perché come abbiamo appena visto, la preposizione su è per i pianeti. Quindi se io dico sulla terra, intendo sul pianeta Terra. Quindi per dire che ho trovato qualcosa per terra, dobbiamo usare la preposizione per terra, proprio perché la parola terra ha più significati e quindi ci aiutiamo con le preposizioni diverse per identificare i vari significati della parola terra. Quindi la frase corretta è: Barbara trova una moneta per terra. Poi, domanda successiva: come sarebbe la frase con Maiorca? Vado in Maiorca o vado a Maiorca? Vado a Maiorca. E poi, infine, con Cipro, direste a Cipro oppure in Cipro? A Cipro. Come vedete, sono sempre i soliti noti, quindi in questo caso le solite note, le isole, anche adesso le abbiamo viste. Cuba, Cipro, Malta. A Cuba, a Cipro, a Malta. Perfetto, allora questo è tutto per la lezione di oggi. Grazie mille per tutte le vostre domande. Se ne avete altre, la sezione dei commenti qui sotto è a vostra disposizione e io vi do appuntamento al prossimo video. A presto, ciao!